Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi rifarò di nuovo la ricetta dei ravioli dolci con la ricotta e il cioccolato, la ricetta che faceva mia nonna. Vi dico vi rifarò perché quella che diciamo abbiamo già fatto è molto vecchia e quindi automaticamente è anche un pochino troppo lunga. Però intanto voi iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e condividetela per favore con i vostri amici. Allora, andiamo ad iniziare. 600 grammi di farina 00, potete utilizzare anche la 0 ma non la Manitoba, ok? Poi 3 uova grandi, 100 grammi di zucchero ammorbidito, scusate, burro ammorbidito, 100 grammi di zucchero, no, zucchero ammorbidito è una nuova cosa, 12 grammi di lievito per dolci, un pizzico di sale. Questo è per l'impasto. Sullo sfondo vedete la nostra ricotta fatta da noi proprio ieri e io infatti con la ricotta fatta da noi per forza devo fare i ravioli. Quindi abbiamo 350 grammi di ricotta di pecora, potete utilizzare anche quella di mucca, quella di capra no. 50 grammi di zucchero al velo che servirà per il ripieno e per spolverizzare i nostri ravioli, e circa 100 grammi di gocce di cioccolato, mezza tazzina di liquore a piacere. Nonna metteva l'Alkermes, però se voi insomma non volete l'impasto rosa potete mettere il liquore che volete. Andiamo subito ad iniziare mescolando in ciotola tutti gli ingredienti per fare l'impasto. A fra poco. Allora, come primo step andiamo ad unire le parti secche, quindi farina e zucchero, lievito per dolci, il sale, e qui togliamo, poi metto il burro tagliato già a pezzetti ammorbidito come vedete. Potete utilizzare se volete la planetaria, se no fate a mano come andrò a fare io. Ma intanto per favore mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando, perché ho scoperto che ci guardate da tutto il mondo. È vero. Grazie vero. a tutti, veramente. Grazie. E le 3 uova. E adesso a mano. E adesso a mano. Oppure, ripeto, se vogliono, possono utilizzare la planetaria. Quindi vado a far sì che l'impasto diventi bello compatto e liscio e ci vediamo tra poco. Che faticata! Allora, adesso andiamo a mettere l'impasto dentro la pellicola o dentro un sacchetto, ok? Se per caso vedete che è un pochino troppo duro perché le uova non sono grandi ma sono medie, aggiungete un po'. Esatto, mia nipote ha detto se sono medie, aggiungete un goccino d'acqua o di liquore, ok? O liquore, conferma. A questo punto che dobbiamo fare? Sgranare la ricotta, ha detto che fa lei, aggiungere le gocce di cioccolato e il liquore. Irene, aggiungi. Brava amore. Allora io sgrano la ricotta e tu ci aggiungi le gocce di cioccolato, fai bravissima, così, esattamente. Tutte? Sì amore, tutte quante, sì. Quindi prepariamo il nostro. Una volta aggiunte le gocce di cioccolato, poi mettiamo il liquore e i 50 grammi di zucchero al velo e poi ci rivediamo qua a 2 composti pronti. Abbiamo tolto l'impasto dalla busta, a questo punto lo facciamo a pezzetti e lo andiamo a fare con la nonna papera. Vi consiglio di utilizzare la nonna papera perché è molto più semplice e viene sfogliato molto meglio, ok? Questa è la nonna papera, la macchina che per tirare la pasta, tutto qui. La macchinetta per fare la sfoglia, io la chiamo la Avete nonna visto papera. passare Manfredo sotto, perché come cade qualcosa lui ci si avventa. Anche un filo di farina. Ok, vado a fare tutte le sfoglie e ci vediamo tra un attimo. Eccoci, intanto vi faccio vedere queste due perché poi man mano andrò a fare le sfoglie e man mano le andrò a riempire.
perché se le tenete troppo lontano dal sacchetto, troppo fuori dal sacchetto, si secca la pasta, ok? Allora, aiutandoci con 2 cucchiaini, andiamo a mettere il ripieno, deve essere consistente, quindi fatelo abbondante. Cioè, si deve sentire Sì, la ricotta e la cioccolata. esattamente. Adesso io li sto facendo così, ma voi potete farli in tutti i modi possibili. Nel senso, utilizzerò un coppapasta tondo, ecco qua, poi lo andrò a schiacciare tutti i lembi con la forchetta, in questo modo, Proprio come un raviolo esatto, vero e oppure proprio. come li faceva nonna mia, quadrati. Lei faceva proprio un quadrato di pasta e poi lo ripiegava su se stesso, ok, a triangolo. Quindi io li farò in questo modo e poi li farò anche nell'altro. Adesso li faccio in questo e poi vi faccio vedere come si fanno in quell'altro. Questo è l'altro modo, quindi un quadrato, lo pieghiamo su se stesso, se fuoriesce troppa ricotta ovviamente la togliamo, pinziamo anche di qua. Ricordatevi che questi hanno lo zucchero dentro, quindi la pasta comunque è più difficile da lavorare. Andiamo a fare anche questi in questo modo Ci vediamo tutti fatti. e ci vediamo quando sono tutti pronti. Ora siamo sui fornelli e li abbiamo messi a friggere in abbondante olio per friggere. Esatto, olio di arachidi. Olio di arachidi. E quanto tempo devono stare fino a che non diventano un color biscotto? Esatto, dorati da un lato e dall'altro. Quindi un po' prelato, color biscotto e sono pronti. Esatto. A tra poco. Eccoci, sono pronti e a questo punto ritocca l'assaggio. Decisamente sì. Vai, mordi. Guardate come sono belli dentro. Che meraviglia. Voglio vedere anche io. Vuoi vedere anche tu? Ecco. Ci sono le gocce di cioccolata che hai messo tu. Ragazzi, sono buonissimi. Provate a farli e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao!